Ciao, ciao a tutti. Allora, stasera ragazzi ci troviamo a Pisatella, è una località di Rovigo. Qui siamo, se vedete, adesso inquadriamo un attimo alla famosa casa di Mary. Scusate, c'è anche il rumore di un trattore che sta andando a pieno, sta lavorando anche a quest'ora. E questa è una casa abbastanza conosciuta nella zona per le sue multiple storie, cioè una casa che ha un intreccio di storie particolari, e noi stasera siamo qua per appunto svolgere un'indagine per capire quale è la vera storia della casa di Mary. Realmente, se voi leggete un po', vi diranno che le storie vi diranno che nel 1700, circa 1800, qui abitava una famiglia, dunque padre, madre, figlia ormai adolescente, e sembrerebbe appunto che il papà e la mamma fossero pratici nella cura delle erbe e aiutavano un po' i vicinati, perché qua già ancora adesso insomma siamo in aperta campagna, non c'è nulla, e all'epoca sono stati uccisi per stregoneria. Mary a quel punto ha continuato ad abitare in questa casa da sola e praticamente un bel giorno si è innamorata di un ragazzo che poi era anche un musicista, che poco dopo è stato chiamato alla guerra di Crimea. Dalla guerra di Crimea lui è morto, non è più tornato qui, e lei, disperata dal dolore, è fuoriuscita da questa casa, così si narra, e ha chiesto proprio di morire, non voleva più vivere, e sembrerebbe che un fulmine, proprio in quel momento c'era un temporale, e un fulmine l'abbia incenerita. Mentre la seconda storia, che forse per noi è anche la più attendibile, perché poi c'è anche la testimonianza di una persona, è che qui ci viveva una mamma con una bambina più o meno adesso l'età giusta non la sappiamo, però dai 5 ai 8 anni, che si chiamava appunto Mary e giocava molto spesso qui fuori a palla. Purtroppo siamo in piena notte e non possiamo farvi vedere che proprio a pochi metri c'è un canalone molto grande, e la bambina, che era, diciamo così, abituata a giocare a palla, la palla sarebbe scivolata in questo canale e la bambina sarebbe morta annegata. E appunto c'è questa testimonianza di un camionista, ma anche recente, diciamo proprio del 2004 se non sbaglio, che attraversando questa strada dietro la casa ha dovuto di notte inchiodare il camion perché ha visto una bambina sospesa a mezz'aria con una vestitina bianca e una palla in mano. Altri abitanti qui vicino dicono che sentono ancora adesso dei lamenti, dei pianti di notte, e addirittura sembrerebbe che c'è qualche lucetta accesa nel reparto sopra di questa casa, che tra l'altro è pericolante, non è che si può accedere dappertutto. E l'ultima storia dice che Mary è stata murata viva in questa casa. Dunque noi non sappiamo qual è realmente la storia. Abbiamo avuto già dei riscontri prima della live in diretta, e abbiamo cercato di capire. Forse per noi la più attendibile è proprio quella della bambina con la palla, per cui adesso noi entreremo e vi faremo vedere il tutto, anche la casa, come è una bellissima casa, poi molto particolare all'interno, e cercheremo appunto di capire un attimo questa bambina che si è fatta presente appena arrivati, e adesso sembra essere un po' sparita, no? E io ci sto cercando di parlare, di capire se si è nascosta perché magari ha paura, perché è una bambina comunque fosse, e se è presente appunto ancora la mamma qua con lei, che magari cerca di proteggerla, perché vedendo delle persone probabilmente hanno paura, cercano anche di nascondersi, no? Ecco, questo è il primo posto dove noi attraverso il K2 abbiamo avuto un riscontro molto forte. È una casa che ha un certo impatto visivo, perché come vedete è anche molto particolare, perché non tutte le case hanno questi colonnati all'interno, voglio dire, no? Dunque fa un po' così impressione anche a vedere, perché dall'epoca costruire una casa con dei colonnati di questo genere vuol dire che comunque erano persone che anche economicamente stavano anche bene.
Adesso noi proveremo a avere i primi riscontri con la REM pod, col K2, cioè con gli strumenti che normalmente utilizziamo. Eventualmente accenderemo anche la black box, che serve per aiutare, per capire, ecco, con chi abbiamo a che fare, perché voi sapete che il mondo dell'invisibile è un mondo particolare. Io posso percepire, alcune volte posso anche vedere qualcosa, però non si sa mai con chi si ha a che fare dall'altra parte. Dunque è bene fare delle domande precise e cercare di capire chi è, cosa vuole, e questa è l'indagine che facciamo noi di solito nei posti così. Ok? Dunque partiamo da questo posto qui. Sì, ok. Allora, tra l'altro qui abbiamo trovato anche una cosa particolare che per terra, che è una piccola bambola, proprio di una bambina di quell'età lì, che fa un po' anche impressione a vedere. L'abbiamo trovata qui davanti al caminetto, non l'abbiamo neanche toccata, l'abbiamo lasciata lì al suo posto. E dunque io prego, ecco, abbiamo già i primi riscontri, prego che voi che siete spettatori dall'altra parte, se vedete cose che noi non riusciamo a vedere, oppure ci potete aiutare, insomma interagite con noi, aiutateci anche nell'indagine stessa, che a noi fa molto piacere. Vedete che le risposte già ci sono col K2, si è illuminato 2 volte, e dunque chiediamo direttamente se è Mary o se è la mamma di Mary a questo punto. Se c'è qualcuno qui con noi che vuole comunicare con noi. Io mi chiamo Nadia. Io mi chiamo Alex. E poi c'è Paolo. Noi siamo in pace, non vogliamo assolutamente farvi del male, grazie. Non vogliamo farvi del male, siamo qui in totale pace. Vogliamo ascoltare le vostre storie, non vogliamo assolutamente disturbare, vogliamo capire se chi è presente ha piacere di comunicare con noi. Sei la mamma di Mari? Non avere paura, puoi illuminare tranquillamente questo strumento, così noi sappiamo, come hai fatto prima, noi sappiamo che sei qui. È uno strumento che fa delle luci, poi prende energia, è nelle mie mani e mi risponde quando grazie, quando si illumina io so che sei qui vicino a me. Grazie. Sei la mamma di Mari? O sei Mari? Sei tu Mari? Sei tornata a farmi compagnia? Prendi energia, non aver paura. Grazie. E c'è anche la tua mamma qui con te? Sei da sola? Sei sola? C'è anche la mamma? Non aver paura, non ti preoccupare. Ti ho detto prima che non devi avere paura, ok? Volevo farti una piccola domanda. Sei piccola? Sei una bambina piccolina? Guarda. E sei qui vicino a noi? Ok. È vero che ti piace giocare con la palla, Mari? Puoi anche fare un piccolo rumore se ce la fai, per farci capire. Come hai fatto prima, facci sentire che sei qui. Ok. La tua mamma è qui con te o sei qui da sola? È qui con te?
Ma è vero che tu giocavi fuori con la palla e la palla è scivolata giù dove c'era l'acqua e tu sei andata a prenderla questa palla che era nell'acqua. E lì cos'è successo? Sei stata male? E il tuo papà non c'è qui con te? Fino quasi all'arancione. Non c'è qui con te il papà, c'è solo la mamma. Ma è vero che tu di sera vai a raccogliere la palla e poi cammini fuori dalla casa? E intanto la piccolina sta continuando comunque a rispondere molto bene. Prima era sparita, probabilmente ha preso paura o si era un attimo allontanata. Poi dall'altra parte con l'SLS abbiamo rilevato comunque una figura più grande che secondo me può essere la mamma e non la bambina. Io ti ho chiesto, Mari, se tu alla sera vai fuori a giocare a palla anche quando fa buio. E sei tu che alla notte piangi ogni tanto? Sei qui che piangi? Sì. Perché piangi? Ti senti sola? O hai paura? Vedi che c'è una bambolina per terra, eh? La vedi? Ecco. Ti piacciono le bambole, Mari? O ti piace di più la palla? Giocare a palla? Piace di più giocare a palla? Ok. Tu quando sei andata nell'acqua a prendere la palla, dopo la mamma ti ha messo un vestitino bianco? Guarda, guarda. Dunque è vera la testimonianza di quel camionista che ha detto di vedere Mary, di aver visto una bambina con un vestitino bianco tipo quello della prima comunione, una cosa del genere, no? Non ti piaceva giocare fuori, ok? E di sopra c'è la tua cameretta? Cos'era sto rumore? Alex? No, io ho sentito di là, dalle scale proprio. Ho sentito come così, battere proprio 2 volte. Ma la tua mamma è qui con te in questo momento? Ma c'è qualcuno sulle scale? La tua mamma è scesa dalle scale in questo momento? Rem Pod è rimasta di là Sì, la Rem è di là. e noi abbiamo visto anche una figura importante di qua. Sì. Abbiamo visto una figura importante, cioè una figura adulta con l'SLS proprio qui dove abbiamo visto Mari, sei qui con noi, ci hai seguito. C'è un altro strumento.
c'è un altro strumento, brava, ti stavo dicendo, è un piccolo gioco quello, vedi? Che se tu ci vai vicino si illumina e suona anche. K2 e REM-Pod insieme. Infatti è appoggiata proprio lì alla REM. O chi ci Guarda. sta vicino, insomma. C'è un'attività, molta energia. E ci sembrerebbe sia Mary che sua madre, perché rilevo sia una presenza grande che una piccola. Sei qui con la mamma, tu Mary? Sei qui con la mamma, tu Mary? Non so che stanza potesse essere questa, sinceramente. Tipo un salottino, una Sì, cosa o così. una specie di postiglio. Una camera. Ma qui c'era la camera della mamma. Qui c'era la camera della mamma. Ti metterò anche. E di sopra ci sono due camere, una piccola e una grande. Prova a Sotto- allontanarti un attimo, Alex. Prova, alzalo un po' però. Dicevo che prima, quando siamo stati su, c'è una stanza grande e una più piccola, ok? E qui non so, e sinceramente parlando, cosa ci poteva essere, perché questa è un'altra stanza e poi di là ce n'era un'altra che però lì è tutto crollato, non si può entrare. Rilevi ancora qualcosa? Sì, sì, sono qui due figure, piccola e grande. Mary e sua madre. Sono qua tutti e due, ma non... Siete contenti? Siete contente che siamo qui o vi diamo fastidio? Si è illuminato, ha fatto un... Prova a toccare ancora il strumentino che suona, dai, con le lucette. Non vogliamo farvi del male, vogliamo aiutarvi, se possiamo. Noi sappiamo che c'è anche la mamma di Mary qua che la vuole proteggere, però io non so il tuo nome, mamma di Mary, ma noi non vogliamo fare assolutamente del male a Mary e né a te. Ok? Io proverei quasi a spostarci. Proviamo ad andare sulle scale un attimo, oppure nell'altra stanza. Questa la lasciamo qua. Sì. Che magari se dovesse suonare sappiamo che è ritornata in questa stanza. Esatto. Perché io voglio capire, poi proverò a mettere anche la black box perché voglio capire. E secondo me io ho la sensazione che qua non sono solo due, c'è qualcos'altro. Ma almeno Perché da... sento veramente tanta attenzione che è tutto aperto, ok, ci sta, però io sento in certi posti delle correnti di aria fredda, per esempio qua è tutto chiuso e qua io sento freddo. Quindi per me non sono solo loro due, però qua dentro c'è qualcos'altro. Può essere che ci sia il padre anche. Che però il padre non è mai stato nominato in No. nessuna storia che noi abbiamo studiato, non c'è il nome del padre, cioè non c'è proprio un papà. Dunque non sappiamo perché questa donna sia rimasta da sola con la bambina, magari era vedova, non lo so, qualsiasi cosa. Facciamo un riassunto delle tre storie, delle tre leggende che ci sono. Allora le tre leggende dicono che, allora la prima, che è proprio una, diciamo, storia popolare, ecco, diciamo così, che dice che dal 1700-800 qui risiedeva una famiglia con papà, mamma e figlia, adolescente ormai, e che il papà e la mamma coltivavano le erbe, erano bravissimi a curare con le erbe le persone che abitavano all'epoca, quelle poche case che c'erano qui nel Polesine, per cui sono stati incolpati di stregoneria, li hanno uccisi e Mary sarebbe rimasta qui da sola, dunque avrebbe continuato la sua vita qui da sola finché un giorno ha conosciuto un ragazzo dove c'è stata un'esplosione di amore, però quasi subito, immediatamente, il ragazzo è stato chiamato alla guerra di Crimea e da questa guerra lui non è più tornato, per cui lei è andata avanti finché ha potuto. Un giorno c'era un forte temporale, è uscita da questa casa e dalla disperazione ha chiesto di morire
e un fulmine l'avrebbe incenerita. Questa è la prima storia. La seconda storia invece parla proprio di una mamma, e per l'appunto non c'è il nome di un papà, non c'è un papà, ma di una mamma che viveva qui con Mary, e che la bambina avesse avuto circa un'età dai 5 agli 8 anni e avrebbe sempre giocato fuori con questa palla. E dietro alla casa c'è un canalone che è veramente enorme, è tuttora esistente, è un canale d'acqua, e che questa palla purtroppo è rotolata giù nell'acqua. La bambina è scesa per prendere nella canaletta ed è morta annegata. La testimonianza, come dicevamo prima, è la più attendibile, la storia più attendibile, perché c'è la testimonianza di un camionista che nel 2004 ha fatto questa appunto testimonianza, che passava col camion qui e ha inchiodato il camion sulla strada. Perché la bambina avrebbe visto una bambina non con i piedi per terra, ma sollevata da terra, con una vestitina bianca e una palla proprio appresso alle braccia. La terza storia dice che Mary è stata murata viva qua dentro, da qualche parte. Dunque la storia più attendibile, dico, sarebbe la seconda, perché c'è pure una testimonianza.